Benvenuti o bentornati qui su Black & Wire. Quello che andiamo a fare oggi è un pendente in rame con una tecnica molto semplice. Avremo bisogno di pochi materiali e soprattutto nessuna pietra, ma come ben sappiamo o sapete se mi seguite già da un po' o se praticate la tecnica wire, con questo tipo di tecnica non sempre è necessario aggiungere le pietre, perché si possono creare decorazioni semplicemente utilizzando i fili di metallo. Alla fine del tutorial ti farò vedere una decorazione molto diversa, fatta senza una sequenza logica, diciamo così. Ovviamente puoi scegliere di fare quello che più preferisci, l'importante è capire il processo, che in questo caso è molto semplice, quindi va benissimo anche se sei alle prime armi con i fili di metallo. Come sempre anche questo tutorial può essere riadattato per fare altri tipi di gioielli, quindi se vuoi farci un paio di orecchini va benissimo, fai solo attenzione nel momento in cui fai degli orecchini a fare la parte un po' più corta, oppure utilizza meno filo per la decorazione, perché altrimenti si rischia di fare un orecchino troppo pesante. Però detto questo, andiamo a vedere i materiali e a procedere con il tutorial. Per realizzare questo pendente abbiamo bisogno di pochi materiali. Per quanto riguarda il filo, da 2 mm e 0,9 di rame nudo, una lima, incudine e martello, tronchesi, pinze piane, e io utilizzo questa pinza per forare, ma ovviamente va benissimo anche un trapano. Trovi tutti i link qua sotto nell'info box. Con le tronchesi ho già tagliato 5 cm di filo da 2 mm. Queste tronchesi sono ottime perché tagliano il rame fino a 2 mm infatti, e l'oro fino a 0,8 se non sbaglio, quindi sono fatte proprio per fili abbastanza grossi o comunque rigidi. Andiamo semplicemente a martellare il filo, ma una delle due estremità verrà martellata di più, perché sarà la parte dove andremo a fare il foro, e per comodità la facciamo più larga, di modo che sarà anche di conseguenza più sottile e verrà più comodamente il foro. Il filo adesso non sarà più di 5 cm, ma sarà più lungo, è già aumentato di mezzo centimetro, quindi questo per dirti che se vuoi modificare la lunghezza del filo fai attenzione a questo aspetto. Ok, adesso andiamo con la decorazione. Ho preso il filo da 0,9, ho tagliato due pezzi da 35 cm ciascuno e adesso li vado a legare a questo filo, lasciando circa 10 cm qua liberi, una decina di centimetri. Dall'estremità più larga lascio circa 2 cm e vado ad avvolgere questi fili qua intorno, così, lasciandoli sempre paralleli, quindi evitiamo che si accavallino fra loro. E ho questo disegno. Adesso torno verso l'alto, andando però a incrociare gli avvolgimenti che ho fatto prima, e mi raccomando sempre attenzione che rimangano uniti. Come lavorazione, diciamo, è semplice, ma va fatta con attenzione, altrimenti viene tutto storto, che potrebbe andare bene in un altro disegno, anzi più tardi te lo faccio vedere, però se vogliamo creare una cosa più o meno precisa dobbiamo fare attenzione. Ok, arrivata a questo punto ho tutte queste croci qua, e adesso qua vado semplicemente a fare una spirale sia con un filo, con due fili, che con gli altri.
qua li vado a legare insieme in questo modo. Muovo prima 2 fili e poi gli altri, e attenzione, se si vanno ad accavallare li sistemiamo. E qui semplicemente prendo una coppia e vado ad avvolgerla qua, chiudo questi due all'interno, cioè dietro alla spirale, e questi invece qui sul retro del pendente. Ecco, quando avanzano queste parti qui, soprattutto con questo da 0,9, mai buttarli, perché in generale si possono sempre riutilizzare quasi tutti i fili, a meno che proprio non sono storti, ma quando capita come in questo caso che sono proprio dritti e soprattutto da 0,9 sono ottimi per fare le monachelle. Ok, la decorazione adesso è finita, vado a creare il mio foro, vado a fare il foro del pendente. Io utilizzo questa pinza che è molto comoda per queste cose. Io ho anche limato le estremità di questo filo di base. L'ho fatto prima di iniziare la decorazione, ma volendo puoi farlo anche successivamente dopo aver fatto il foro. Ecco finito il pendente, ho aggiunto semplicemente una maglia ovale e adesso lo andrò a ossidare. Questa è l'opzione che abbiamo appena visto, ma in realtà utilizzando la stessa lunghezza di fili e andando un po' più a caso, diciamo, si possono creare dei pendenti molto carini, tipo questo. Ho fatto la base molto simile a questa, quindi avvolgendo giusto per avere dei fili più stabili, e poi ho proseguito salendo e scendendo facendo queste onde proprio in maniera random. Fammi sapere quale delle due opzioni ti piace di più. A me personalmente piace questa più strutturata, anche perché è più sottile, anche se poi in realtà questo, mettendo meno filo, viene più sottile. Io andrò a ossidare entrambi i pendenti e poi li monterò su una catenina o un cordoncino. Fammi sapere con un mi piace se questo video ti è stato utile, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo venerdì prossimo alle 14 con un nuovo video. Ciao!